Ero piccolissimo quando ho cominciato a giocare con i bottoni come se fossero biglie e questa cosa del gioco è rimasta nella mia idea di design. Io credo che il design sia un gioco, una danza tra poesia e tecnica. A meno di 10 anni io già gironzolavo in questo luogo magico, veramente magico, che era il laboratorio di mio padre. Ora che ne ho 66 sto facendo ancora questo, insomma. Se Ciccio è l'anima creativa, io sono il volto di Idem. Allora, Idem è un progetto contemporaneo, ma in realtà sta percorrendo un'antica storia perché è quella che appartiene alla mia famiglia, dai miei nonni e dai miei bisnonni, stiamo parlando di oltre 150 anni. La nostra moda è nel tempo e non è per la durata di quella situazione oppure di quella moda che può passare. Il marchio Idem è nato dall'idea che chi produce e chi compra abbiano una sensibilità in comune, che ci si possa riconoscere nelle cose che si fanno e che gli altri amano. E quindi c'è questa soddisfazione immensa di vedere che chi riceve quello che hai fatto lo ama nello stesso modo in cui hai amato tu le cose che te l'hanno fatto creare. Le mie fonti di ispirazione sono delle brevi esperienze fulminee che coinvolgono il sistema sensoriale. Profumi, musiche, panorami, paesaggi, volti, luoghi. E tutto alla fine parte sempre tutto da lì. Il mio ruolo è quello di accogliere i nostri clienti e di creare relazioni con loro cercando di accontentare i loro desideri. La prima fase è la realizzazione del cartamodello. È qualcosa che somiglia un po' alle mani che lavorano la creta, anche se stiamo parlando di matita, di cartoncino, di taglierino che definisce la forma che tu vuoi ottenere. È una cosa che mi porta direttamente nella materia, nella dimensione materica dell'oggetto. La seconda fase è la realizzazione del prototipo e la terza fase è la produzione artigianale di un numero comunque limitato di esemplari. La mia relazione con i clienti è una relazione estremamente personale, direi, perché in qualche misura mi entro in empatia con la mia cliente e quindi cerco in qualche modo di spingerla a fare delle scelte adatte alla sua persona, quindi adatte al suo stile, adatte alle esigenze che ha. E quasi sempre devo dire, per fortuna mia, ci riesco perché è puro istinto, nel senso che mi piace farlo. Le nostre borse sono realmente artigianali. Teniamo presente che perfino i pellami sono tinti a mano in origine, per non parlare poi del processo produttivo vero e proprio, dove prediligiamo, diciamo, l'uso della cucitura a mano, il taglio della pelle anche manuale, perché i punti della pelle vanno scelti in un certo modo, e quindi questo ci porta a qualcosa di caldo che in effetti si sente quando poi abbiamo in mano la borsa. Il valore aggiunto del brand è la possibilità che forniamo ai nostri clienti di poter dare, diciamo, un'assistenza laddove necessita per una riparazione o una semplice rinfrescata ai modelli che durano, perché durano nel tempo e durano anche tanto, per cui ogni tanto una remise en forme non fa male e quindi ci prestiamo a questo, cosa estremamente apprezzata. Ho avuto la fortuna di conoscere personaggi importanti, artisti famosi e questo mi emoziona ancora perché oggi ricordarmi Marcello Mastroianni nel nostro negozio che si complimentava con mio padre per tutta una serie di creazioni, tra l'altro comprò una bellissima borsa per la figlia Chiara, o Woody Allen a cui ho stretto la mano. Poi ho un ricordo bellissimo di una lettera scritta da Fanny Ardant, perché è stata sicuramente una delle persone che maggiormente ha colto proprio l'essenza del nostro lavoro. Lei rimase profondamente impressionata.
Il valore dell'artigianato significa anche un'altra cosa. Vedere riconosciuto il tuo lavoro come un certo tipo di lavoro che trasmette certe cose ben precise, credo che sia un risultato più interessante del profitto, secondo me.